Ciao a tutti amici scacchisti, oggi andiamo a vedere com'è andato il sesto round del torneo di Formentera. Se nella partita di prima abbiamo visto che ho fatto delle mosse geniali, quindi ho giocato una partita davvero ottima, in questo caso diciamo che la partita è stata abbastanza equilibrata per gran parte dell'incontro e a un certo punto però ho completamente sbagliato. Fortunatamente sono stato graziato dal mio avversario e quindi poi andiamo a vedere anche qual è stato il risultato finale di questa partita. Giocavo, come vedete, con i pezzi neri, il mio avversario apre con E4, quindi lo sapete tutti, ho risposto con E6. D4, D5, lui gioca la variante di spinta, quindi spinge in E5 e io rispondo con C5. Mi sono preparato abbastanza per giocare contro di lui, avevo visto delle sue vecchie partite che aveva giocato e sono riuscito anche a entrare in linee a me conosciute indipendentemente dalla preparazione. Quindi C5, lui risponde con C3, cavallo C6, cavallo F3, donna B6. Qui tre opzioni da parte del mio avversario che sono A3, alfiere D3 o alfiere 2. Decidi di giocare alfiere D3, qui C per D4. La variante corretta, la continuazione corretta in questa situazione non è quella di andare a riprendere subito il pedone in D4, che sembra normale andare a riprendere all'istante perché si ritorna in una parità numerica, ma la mossa corretta in questo caso sarebbe stata l'arrocco corto, che dà la possibilità al bianco di perdere un altro pedone, perché il nero può giocare D per C3, ma vediamo che su D per C3 il bianco guadagna del tempo perché riesce a sviluppare un cavallo prima di quanto può fare il nero, quindi compensa appieno questo pedone perso. Il mio avversario però non continua la linea principale, lui gioca C per D4, la mossa forse più naturale per chi non conosce bene l'apertura. Io rispondo con alfiere D7, arrocco corto, cavallo per D4, cavallo per D4, donna per D4. Qui vado in vantaggio di un pedone, lui risponde con cavallo per C3. Ora, se uno pensa di poter giocare subito anche donna per E5, quindi andare in vantaggio di due pedoni, non è così corretto perché dà diversi tempi al bianco, perché può giocare intanto torre 1, dobbiamo tornare indietro, ipotizziamo in B8, e qui si riprende subito il pedone il bianco perché fa cavallo per D5 e noi ovviamente non possiamo andare a ricatturare, quindi non è una mossa che ho considerato e che in realtà, essendo la preparazione, avevo visto di non poter fare e quindi ho giocato a 6. Non volevo fare entrare il mio avversario né con l'alfiere né con il cavallo nella casa V5, che è sempre molto pericolosa, quindi rispondo con A6. Lui gioca donna E2, cavallo E7, re H1. Ecco, anche questa qui è una mossa che avevo visto che lui aveva giocato in passato e in realtà la preparazione tra poco finisce perché la mossa successiva è stata, anzi due mosse successive sono state diverse da quelle che avevo preparato. Io continuo sempre con cavallo C6, quindi continuo con la mia linea classica, con la mia preparazione classica, e lui risponde con F4. Qui c'è cavallo B4 e nelle partite che avevo visto precedentemente lui giocava alfiere B1, quindi la mia continuazione era su questa partita nello specifico, però ha giocato una linea che non avevo analizzato, anche perché siamo comunque a mossa 13, quindi non posso aver visto proprio tutte le mosse possibili e immaginabili, ma risponde con torre di 1, una mossa che sembra anche molto logica perché va subito ad attaccare indirettamente la donna, ma posiziona la torre in una casa molto pericolosa. Io gioco cavallo per D3, torre per D3 e torno indietro con la donna. Donna B6. Alfiere 3, qui alfiere C5, alfiere per C5, donna per C5. Ristabilisco la parità numerica dei pezzi, perdo sì l'alfiere camposcuro e la coppia degli alfieri, però comunque non mi sembrava di stare per niente male. Se non fosse per il fatto che a un certo punto, arrivato in questa situazione, mi trovavo, diciamo, un po' deconcentrato per il semplice motivo che non vedevo mosse che anche a lungo termine mi avrebbero potuto poi portare in vantaggio. Quindi mi sembrava di giocare, di fare delle mosse, ma senza avere niente nella sostanza, perché lui gioca donna G4, quindi va a attaccare subito questo pedone. Ho pensato di giocare a rocco lungo per giocare poi successivamente la torre in G8 nel momento in cui lui fosse andato a prendere il pedone in G7, però sarebbe caduto anche il pedone in F7, quindi ho scartato subito questa opzione, anche se effettivamente guardandola in un secondo momento era e sembrava effettivamente, dato che è stato anche la mia prima idea in partita, la mossa corretta da andare a fare. Quindi rispondo con G6,
Lui torna indietro, gioca donna di 1. Questa mi ha un po' sorpreso perché lui aveva spostato la donna in G4 e ritornato nella casa quasi di partenza della donna. La donna prima si trovava in un'altra casa, ma era quasi come ritornare nella stessa casa precedente. E non capivo cosa volesse fare, detto molto onestamente, perché vedevo che stava attaccando adesso sul lato di re e questo cambio repentino mi ha un po', diciamo, deconcentrato. Qui ho giocato alfiere C6, una mossa un po' più passiva, perché forse con un alfiere B5 qua sarebbe stato decisamente meglio. Se lui avesse voluto poi prendere qua, noi abbiamo preso di donna e tranquillamente stavamo molto bene, anche se lui voleva, per dire, andare a prendere la colonna, cadeva il pedone B2, quindi doveva fare qualcosa anche per il pedone B2. Su B3 saremmo stati noi invece poi ad andare a prendere la colonna e quindi stare molto in vantaggio. Rispondo quindi, come detto, con alfiere C6 e questo alfiere adesso è diventato un pedone molto forte. Diciamo che la mia idea era quella comunque di bersagliare il pedone in G2, quindi l'alfiere era lì per un motivo ben specifico. Lui risponde con torre C1, donna B4, e donna B4 è stata una mossa che, come dicevo prima, non sapevo cosa fare. Quindi dopo una pensata, adesso vedete che il tempo è un po' non corretto, ho giocato donna B4 proprio perché non avevo proprio bene idea ancora di cosa andare a fare. Ho detto posso attaccare intanto 2 pedoni e non è sicuramente male. Lui gioca donna D2, quindi li difende entrambi. Vedete che ora la donna tiene sia il pedone in F4 sia il pedone in B2 e io gioco torre D8. Torre D4, la donna deve tornare indietro, torna in B6, torre D1. Qui vedete che il nero è ancora in vantaggio, nonostante il bianco ora abbia questa bella catena su questa colonna, comunque vediamo che non riesce effettivamente a entrare. Io gioco donna 5, una piccola imprecisione che riporta la partita in questo momento in totale parità. Perché in totale parità? Perché lui gioca B4, io ovviamente non posso prendere, devo tornare indietro e do a lui l'opzione di giocare cavallo E4, mossa che in partita ovviamente non ho mai visto. E cavallo E4 è molto forte intanto perché noi non possiamo prendere, perché sennò su torre per D8 vince la partita all'istante. E perché nello stesso momento lui sta minacciando cavallo in F6. Cavallo F6 mossa molto forte perché posiziona il cavallo in una casa importante e dove io non riesco neanche a scacciarlo, quindi in realtà in partita mi sembrava di stare molto peggio della situazione in cui effettivamente eravamo. Quindi cavallo E4, io gioco re in E7, cavallo appunto in F6 perché deve farla, e qui ho giocato l'errore principale della partita, ho spinto il pedone in A5. La mia idea era sulla cattura qui in A5, torre A8 e vado a mangiargli i pedoni. In realtà però la mossa corretta che qui il bianco avrebbe dovuto fare era B5. Perché B5? Perché su alfiere per B5 segue donna B2, quindi attacca l'alfiere. E se noi volessimo difendere questo alfiere giocandolo ad esempio in C6, qui vediamo che il bianco ha donna a 3 scacco. Il re si deve spostare, non ha case per poter arretrare, quindi deve per forza di cose giocare torre D6 e qui direi che la partita è pressoché finita perché su cavallo E4 attacca la torre, non ho modo di difenderla, sì posso giocare l'altra torre in D8 ma vediamo che è stravinta la posizione dal bianco, quindi su B5 avrei perso all'istante. Fortunatamente per me invece il mio avversario decide di giocare B per A5. Io non vado subito a giocare torre A8 perché volevo andare intanto con il re in B7 perché volevo G7 perché non volevo evitare scacchi strani con la sua donna che mi mettevano in difficoltà più o meno come avevamo visto precedentemente. Quindi re F8, lui gioca donna E1, re G7, qui c'è donna G3, H6, H4, H5, in realtà qui si tiene tutto, quindi non ci sono grosse difficoltà e lui mi ha offerto patta e io l'ho accettata. L'ho accettata perché mi sembrava di vedere una continuazione più ottimale per lui. Diciamo che la posizione è sì pari, ma mi era sembrato in partita di vedere una continuazione ottimale che effettivamente non c'era e che se fossi stato in grado di vedere meglio, avevo poco tempo, probabilmente le cose sarebbero anche andate abbastanza diversamente. Quindi questo è quanto ragazzi, la partita è terminata con un pareggio, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like se questo video, questa partita vi è piaciuta. Io vi ricordo che nel prossimo video
ci sarà il settimo round, quindi noi ci vediamo alla prossima partita.